Cosa fa un ingegnere elettronico? Il compito principale di un ingegnere elettronico è quello di progettare dei sistemi che realizzino delle attività che sono utili all'uomo sfruttando le tecnologie elettroniche. Troviamo queste applicazioni dell'ingegneria elettronica sia negli oggetti di uso quotidiano, possiamo pensare al nostro telefonino, al nostro computer, che hanno tutti un cuore elettronico che è stato progettato da un ingegnere, piuttosto che ad applicazioni particolari, che possono essere quelle legate all'aerospazio oppure legate alle tecnologie elettroniche per l'ambito medico, oppure legate all'energia. Le auto elettriche rappresentano in effetti una delle più moderne applicazioni dell'elettronica, dell'ingegneria elettronica. Quindi un ingegnere elettronico ha proprio il compito di utilizzare le più avanzate tecnologie elettroniche per realizzare dei sistemi che aiutano le persone nella vita di tutti i giorni. Dove operano gli ingegneri elettronici? Il lavoro degli ingegneri elettronici tipicamente si svolge in azienda ed è un lavoro di progettazione, quindi utilizzando normalmente dei computer, e si svolge in gruppo. Il tipico lavoro dell'ingegnere elettronico è quello di far parte di un team di lavoro che segue un determinato progetto. I team di lavoro possono essere, limitati nel tempo e quindi durare per un periodo limitato, oppure possono essere dei team di lavoro che lavorano per molti anni, nell'arco di molti anni. Il lavoro dell'ingegnere elettronico normalmente è quindi un lavoro di ufficio, però esistono alcuni impieghi dell'ingegneria elettronica che richiedono dei sopralluoghi sul campo. Penso alle telecomunicazioni, in cui è necessario andare sui luoghi di installazione dei sistemi di telecomunicazione, delle antenne, per verificare l'effettivo funzionamento, oppure in ambito biomedico, in cui si lavora a contatto con l'ambiente ospedaliero. E il suo programma o carico di lavoro? Può descriverlo? L'ingegnere elettronico normalmente nelle fasi iniziali della sua attività lavorativa ha come compiti, come incarico di lavoro, quello di seguire delle piccole realizzazioni che fanno parte di un progetto più ampio. Quindi normalmente fa parte come ingegnere junior di un team più ampio che è coordinato da un ingegnere senior. Normalmente crescendo con l'esperienza e con le capacità, l'ingegnere junior assume invece il ruolo di ingegnere senior, quindi coordinatore di un gruppo di lavoro, e quindi in sostanza coordina l'attività di più ingegneri, fino a raggiungere anche ruoli dirigenziali e direttivi di interi comparti lavorativi. Quali sono le competenze più importanti che un ingegnere elettronico dovrebbe avere? Le competenze di un ingegnere elettronico si fondano innanzitutto su una conoscenza approfondita dei fenomeni fisici e degli strumenti matematici che consentono di analizzarli. Su questa base l'ingegnere elettronico deve costruire delle competenze in vari campi tecnologici, che vanno dall'automazione industriale, la conoscenza dei sistemi per la gestione dell'energia, i sistemi informatici e anche quelli per la realizzazione di dispositivi elettronici. Quali sono i tratti caratteriali più importanti che un ingegnere elettronico dovrebbe avere? Il principale tratto caratteriale di un ingegnere elettronico è sicuramente la resilienza, cioè la capacità di affrontare delle situazioni problematiche
non scoraggiarsi e riuscire a superarle. La ragione sta nel fatto che la principale attività di un ingegnere elettronico è legata alla progettazione, in cui per arrivare dall'idea iniziale al prodotto finale è necessario superare tutta una serie di ostacoli. Questi ostacoli chiaramente possono essere scoraggianti e invece la capacità di resistere a tutte le difficoltà che si incontrano nel percorso per arrivare fino all'obiettivo è proprio ciò che fa di un ingegnere una pietrina preziosa per le varie aziende. Com'è stato il suo percorso accademico fino a quando non è diventato un ingegnere elettronico? Il mio percorso accademico per arrivare a diventare un ingegnere elettronico ha avuto nella fase iniziale delle difficoltà legate alla preparazione che le scuole superiori mi avevano fornito. In effetti il primo impatto con l'ingegneria è quello di dovere in qualche maniera organizzare il proprio metodo di studio in una maniera rigorosa e continuativa. Una volta superato questo ostacolo, in effetti procedendo con gli anni si incontrano delle materie che diventano via via più applicative, più tecniche e quindi più interessanti e risvegliano curiosità e stimolano il desiderio di raggiungere l'obiettivo finale rapidamente. Quanto guadagna in media un ingegnere elettronico? Per lo stipendio di un ingegnere elettronico posso fare riferimento ai dati che fornisce Alma Laurea e in effetti ci riporta che a 5 anni dalla laurea gli ingegneri elettronici hanno un tasso di occupazione che è molto superiore al 90% e degli stipendi medi che sono dell'ordine di 1.900 euro netti mensili. Mi dica una cosa che le piace di più del suo lavoro e una che non le piace. La cosa che mi piace più del lavoro è che un ingegnere elettronico ha la possibilità di avere un'idea e quell'idea riuscire poi dopo a realizzarla, quindi vederla concretizzarsi davanti agli occhi. Il trasformare quello che è soltanto un pensiero in un oggetto fisico, magari funzionante, che realizza esattamente quello che si voleva, porta una grande soddisfazione. Rappresenta in qualche maniera un'attività altamente creativa e quindi di utilizzo di un intelletto molto avanzato. L'aspetto negativo di questo genere di attività è che è un'attività che coinvolge molto personalmente. È difficile per un ingegnere smettere di pensare alle varie problematiche che sta affrontando e quindi in alcune situazioni può trovare che la vita, nella vita privata viene coinvolta, può essere coinvolta anche dall'attività lavorativa. È difficile in qualche maniera staccare quando si stanno pensando delle soluzioni innovative a dei problemi e questo è un aspetto che può essere negativo.